Quando si arriva a Porto e si deve decidere dove scegliere la casa, la maggioranza delle persone scelgono Porto, non considerando l'altra parte di Porto, al di là del famoso Ponte Gaia, che fino a poco tempo fa veniva considerata vera e propria periferia e che oggi invece secondo me è il posto migliore dove stare per 1000 motivi diversi. Partiamo dal dire che c'è tutto. Allora c'è frutta fresca, macellaio, anche se non mangio la carne, le rotonde non mancano mai, e poi c'è la farmacia, ci sono tipo quei 45 ristoranti, c'è il negozio quasi tutto a €1 e non è made in China, c'è la pizza, non mi ricordo se è Pizza Hut o un altro brand di quelle americane. Qui ci sono un sacco di case che stanno ristrutturando, abbandonate, se ti interessa buttati. Qui non c'è il video, ma il Lidl è a 5 minuti a piedi e la metropolitana a 5 minuti a piedi, fondamentale. Non ci facciamo mancare niente perché scendendo si arriva alla caserma della polizia, quindi questa zona è ottima anche in questo senso. Sempre in questa via, che è la via poi dove ho vissuto per 2 mesi, c'è questo albergo che secondo me è uno degli alberghi più belli di Porto perché ha un giardino, per non definirlo bosco, e la fortuna è che la casa, eccola, o meglio il giardino della casa confina proprio con questo bosco, per cui spettacolo assoluto di silenzio. Alcune volte avevamo anche la musica a seconda degli orari, l'auto di mattina per esempio, oppure di sera quando nell'albergo c'erano le feste c'era musica abbastanza carica. Questo è il giardino, si asciuga all'aperto, old style, stendini, cazzotti per stendere, e quando qualcuno si dimenticava, i panni chiedevano aiuto. Questo è il bosco confinante, silenzio assoluto dei vicini perché qui c'è una casa abbandonata e i vicini dall'altra parte sono praticamente silenziosi. Una bella vista dei miei panni, li riconosco molto bene, eccoli lì. La sede del Papa, dove ho girato anche alcuni video, e qua c'è il reparto lavanderia. C'è un po' di tutto, un po' di mobilia, c'è l'asciugatrice perché d'inverno non si asciuga, che qua piove, c'è la lavatrice bella capiente, ci sono un botto di detersivi, secondo me a un certo punto usavamo tutto. Poi c'è il water all'occorrenza, un lavandino, l'asse da stiro, ti posso assicurare con 40 gradi non ha stirato assolutamente nessuno, e un'altra visuale del giardino stra importante in una casa. Ah sì, mi ero dimenticata, qua c'è un'altra zona per stendere perché essendo 2 appartamenti siamo in 5, un altro lavandino per lavare all'occorrenza. Cucina con la lavastoviglie ovviamente che dà sul giardinetto, cucina super moderna, e poi devo dire che la padrona di casa portoghese ottimo gusto d'arredamento, una viaggiatrice. Qua c'è il mio tripode e ci sono anche molti negozi proprio vicino a casa che di seconda mano, che anche io ho scoperto, è veramente accogliente. Una bellissima lampada house spenta e accesa, piante morte quasi tutte perché con 45 gradi non si poteva. Bellissime foto di Porto antico nel passato, vecchi lavatoi, quadri vari, eccolo il grande Charlie, e poi si arriva nel bagnetto. Questo è il ripostiglio adiacente al bagno dove ci sono le varie valigie, il termosifone perché non c'è riscaldamento. Questo è il water ufficiale, il bidet non c'è, ma tanto il bidet ce l'abbiamo solo noi. Questo è il lavabo, ciao. E poi qua di dietro c'è una doccia che è abnorme, avevo disteso la gamba per farti vedere quanto è grande, ma è veramente grande, uno spettacolo. Un altro sguardo veloce alla cucina e alla sala dall'altra prospettiva, e poi qui si va verso la porta dell'ingresso, un po' di illumination, le scarpe, non si entra con le scarpe, fantastico, mi hanno preso per il culo 10 anni fa una vita, poggiachiavi, quando qualcuno se le dimentica sa che sono lì, e questa è la porta che dà proprio sulla strada principale, lassù c'è la polizia e giù c'è un museo stra famoso.
Siccome lo so che per gli italiani la cucina è stra importante, ti faccio entrare dentro all'uforno. Eccolo qua, qui ci sono tutte le spezie che vuoi, chiedi e ti sarà dato quando e come vuoi. Un altro sguardo alla cucina, elettrico, tecnologico, il gas, la macchina del caffè che non è mia ma è della mia compagna di cassa argentina. Ultima parte della casa, quella che è la mia stanza, il letto stracomodo, anche qui l'arredamento molto essenziale, mi è piaciuto molto, lo specchio, la lampada Turkish, il wardrobe, l'armadio, il letto in legno, il tavolino mignon e questo mobile in vimini, portaoggetti, altro quadruzzo, maschere varie africane e il tavolo un po' mignon che dà proprio sulla strada. Salutavo le persone quando lavoravo al computer, augurando molti buona giornata. Un altro primo piano di questo mobile, perché se sei donna so che stai pensando già dove metto tutta la roba. Lo spazio c'è, la lampada molto alternativa veramente, e that's it, questo è. Come cambia l'ambiente di una casa con i fiori. Prima di partire sono andata a comprare una pianta di girasoli per la compagna di casa argentina, perché non è assolutamente scontato che in 2 mesi ci si riesca a incastrare e avere un'ottima convivenza. A proposito, macchina del caffè di seconda mano che faceva del caffè e del cappuccino veramente fantastic. Ho vissuto in molti posti e so benissimo che è veramente un grandissimo sbattimento trovare casa, quindi se ti capita di passare di qui, di vedere questo video in qualsiasi momento, vuoi farmi qualche domanda su quale quartiere migliore e su dove andare a vivere in Portogallo spendendo il giusto, mi puoi scrivere nei commenti. In bocca al lupo e grazie mille di essere passato di qui, ai vecchi iscritti e ai nuovi iscritti. Tutti gli youtuber che si rispettano hanno un video finale. Io ho scelto questo perché secondo me è la parte più bella dei social. Mentre sei in un parco a Porto e stai registrando un video, madonna mia, tra l'altro un video super serio sulle relazioni pericolose, e hai la calca dei cinesi e dei giapponesi che stanno fotografando qualcosa dietro di te, ma siccome è la 61esima volta che registri, sei concentrato sull'obiettivo e non sullo spettacolo dietro. Realizzo il bellissimo pavone e quello che sta facendo, che non vedevo più da forse 20 anni, solo nel momento dell'editing, e quindi scoppio a ridere. Spero che la vista di questo animale pazzesco che fa una cosa altrettanto pazzesca ti faccia ricordare la parte migliore di te, ti dia la carica per affrontare ogni giorno al meglio delle tue possibilità. Spero che i video che trovi su questo canale ti siano utili. Grazie mille ai vecchi iscritti e grazie mille ai nuovi iscritti.